Ciao a tutti, eccoci qua, un nuovo video. Iniziamo subito con lo scribanello. Avevo chiesto la manifattura, che manifattura fossero queste applique e non avete indovinato. In realtà un signore ha indovinato, mi ha scritto tramite WhatsApp, gli ho detto di metterlo sui commenti di YouTube perché così funziona, ma non l'ha fatto. Comunque l'industria si chiama Hervé Guzzini, di Recanati, nasce nel 59, negli anni 70 fanno questo genere di cose, quindi siamo all'inizio degli anni 70. Materiale acrilico e metallo, Hervé Guzzini, li troverete nel nostro negozio. Per questa puntata non facciamo lo scribanello per una cosa molto semplice, che in una settimana, forse anche complice il caldo, complice il fatto che siamo già a fine luglio, non ho comprato nessun tipo di opera firmata. Tutte le opere firmate che ho stanno sul nostro negozio eBay, quindi non posso fare uno scribanello di una cosa che sta online, perché lo indovinereste subito. Quindi niente scribanello per questa volta, aspettiamo che qualcuno mi porti un'opera firmata. Vi faccio vedere comunque quello che ho comprato. Qui c'è uno stereografo, è dei primi del Novecento, stereoscopio, però c'è scritto stereografo. The Perfect Stereograph. Comunque sì, è uno stereoscopio in pratica nei primi del Novecento, con queste due lenti e con queste cartoline, ne abbiamo tante qui. Avvicinandolo e allontanandolo si riusciva ad avere un effetto 3D. Quindi lo troverete sul negozio eBay e il costo è di 200 euro. Viene da una casa qui di via Gregorio VII. Sempre dalla stessa casa abbiamo comprato molte bigiotterie anni 50, anni 60, cose molto carine, le dobbiamo ancora apprezzare. Un orologio Zenith molto bello, collanine in corallo e cose del genere, ambre, tutte cose... quasi tutte cose di bigiotteria firmata anni 30, anni 40, anni 50, molto belle. Anche queste le troverete nel nostro negozio eBay. Volevo fare lo scribanello con queste, però ho visto che non si può perché con Google Lens avreste imbrogliato e indovinato subito. Ho comprato questi due piatti molto belli, siamo in Cina nel periodo Kangxi. Ricordatevi, le porcellane Kangxi sono fine 600, primi 700, quasi sempre bianco-blu, ricopiano gli stili precedenti, sono molto ricercate e molto richieste. Questi due piatti li abbiamo pagati 2.500 euro. Se li avete in casa, se avete in casa qualcosa del genere, ricordatevi di inviarci le foto sia del davanti che del retro. Se notate che sono fatte in questa maniera, qui c'è un rosa chiaro, qui ci devono essere questi segni, anche se non ci sono. Comunque se volete saperne di più ci inviate le foto e entro 48 ore su WhatsApp, tramite WhatsApp vi rispondiamo. Anche se dovessero avere problemini del genere, vi ricordo di farceli sempre notare affinché noi possiamo farvi una valutazione già dalle foto che ci inviate. Quindi porcellane cinesi bianco e blu, comunque non sono in perfette condizioni, ma sono rare, sono d'epoca e sono contento di averle comprate. Questi sono i classici difetti che fanno sì che le porcellane le paghiamo quel pochino di meno. Queste, se fossero state perfette, erano due piatti da 5.000 euro. Quindi se avete porcellane bianco e blu cinesi antiche, inviateci le foto al numero di WhatsApp, trovate tutte le informazioni in descrizione. Allora, quindi veniamo, niente scribanello per oggi. Vi volevo far vedere con questo abbinamento che ho fatto, continuando ciò che avevo già iniziato la volta scorsa, di come si possono abbinare entrando in un negozio di antiquariato, in un mercatino, in una casa d'aste, comprando delle cose antiche tipo questo tavolo con delle cose di modernismo. Queste sono sedie Macintosh e dei vasi in stile. Quindi anche in questo caso io ritengo che l'abbinamento sia un abbinamento vincente, che va incontro alle esigenze di una casa di oggi minimalista e funzionale, quindi poche cose, pochi stili, ben abbinati insieme, anche molto diversi, e stanno bene insieme. Questo è un tavolo in stile seicentesco fatto nell'800. Questi sono vasi moderni fatti 20-30 anni fa al massimo. Le sedie Macintosh sono rifatte nella seconda metà del XX secolo, sono molto carine e quindi questa è un'idea di abbinamento che a mio avviso è particolarmente originale. Invece di comprarvi il solito
tavolo dell'Ikea di Leroy Merlin, spendendo poco di più potete avere una cosa veramente particolare. Ora andiamo a questo tavolo che ho comprato. Chiunque ha visto il video della villa di Città di Castello, ho comprato questo scrittoio. Ne ho già parlato sia su TikTok sia su Instagram. Noi abbiamo account Instagram e TikTok dove inviamo degli short, dei video brevi sul formato che richiedono queste piattaforme. Sono molto stressanti per me da fare perché io in pochi secondi devo dire tante cose, quindi odio fare questo tipo di video, però li faccio, serve per pubblicità. E dopodiché qui su YouTube ci perdiamo un pochino di tempo. Perché ho preso questo scrittoio da analizzare? Perché è un falso che mi permette di farvi vedere come si può riconoscere uno scrittoio falso, quindi fatto massimo 50-60 anni fa, da una cosa antica. Allora, innanzitutto, stilisticamente siamo nel 600, siamo nel tardo barocco. La gamba all'ira ci dice che siamo in Toscana, nel Lazio o in Umbria o nelle Marche. Il tavolo, come sapete, viene dall'Umbria e chissà, magari è stato fatto proprio a Città di Castello. Quindi la gamba all'ira ci fa pensare che siamo nel 600, però esaminando il piano ci sorgono subito dei dubbi. Allora, innanzitutto vediamo questo cerchio lasciato da una brocca. Quando vediamo questi cerchi, in genere che cosa è successo? Qualcuno ha posato una brocca, un vaso bagnato per un po' di tempo, l'acqua è trapelata nel noce e ha lasciato un cerchio. Però qui, come vedete, il cerchio non è completo. Qui c'è e qui non c'è. L'unica spiegazione possibile di questa anomalia è che in realtà questa brocca non è mai stata posata su questo tavolo, perché questo tavolo, quando la brocca è stata posata, non esisteva. Ne esisteva un altro. Che cosa è stato fatto? Col tempo magari era un tavolo, magari era una cassapanca, magari era un altro mobile, è andato distrutto chissà per quale motivo. Il legno vecchio è stato, questa tavola è stata messa nella bottega di un falegname, di un ebanista, che dopo tanti anni ha pensato bene di farci uno scrittoio, quindi ha usato del legno vecchio, detto legno di recupero. Come mai ha usato del legno vecchio e non del legno nuovo? Perché probabilmente voleva in qualche modo far pensare che questo scrittoio fosse più antico di quello che è. Ovviamente questa è una grossa disattenzione, un bravo falsario professionista non l'avrebbe certo fatto questo errore. Ci sono altri errori che ci fanno capire che non siamo in presenza di un mobile del 600. Allora, innanzitutto, vieni qua con la telecamera. Aprendo questo cassetto, notiamo che c'è l'incasso di una vecchia serratura. Ora, una serratura sappiamo benissimo tutti che cos'è, qualcosa che serve a chiudere il cassetto a chiave. Quindi c'era una linguetta qui che si andava a incastrare qui, giusto? Però toccando qua, l'incasso, il buco non c'è. Vedete che non c'è? Questa è un'altra anomalia che ci deve subito far pensare che siamo in presenza di un mobile fatto con legno vecchio, perché a una serratura o l'incasso di una serratura deve sempre corrispondere il buco dove si andava a innestare la linguetta della serratura. Quindi queste sono tutte anomalie, ve ne ho già parlato in altri video, che ci fanno pensare, ci devono sempre far riflettere, e sono campanelli di allarme. Vi faccio vedere un altro grosso campanello di allarme. Questo è uno scrittoio utile per imparare, perché è pieno di errori da parte di questo falsario, un falsario veramente poco accorto. Allora, vedete questa traversa? Vedete questi tarli lunghi? Come vi ho già detto più volte, queste gallerie orizzontali non devono apparire nei mobili, perché il tarlo è una bestia che fa un buco solo e poi scava gallerie orizzontali protette. Quindi il tarlo deve apparire in questa maniera, riprendi soltanto un buchino. Se invece di questo buchino, che è assolutamente normale da vedere in un mobile antico, appaiono le gallerie lunghe, vuol dire che questo pezzo di legno è stato tagliato da uno più grande.
ed è stato utilizzato anche qui del legno, quindi vecchio o antico, per realizzare un mobile. Vedete anche questo taglio come è fresco? Un mobile antico di 300-400 anni fa non deve presentare tagli così perfetti fatti con degli strumenti a macchina. Questo è fatto da una sega elettrica. I tagli devono essere sempre tagli fatti con seghe a mano, quindi molto imperfetti. Vi ricordate questo inginocchiatoio? Questo è un mobile della fine del 500. Vedete come è tagliato in maniera rozza, in maniera manuale? Quindi questo è un falso. Cosa vuol dire che è un falso? Che è un mobile che invece di valere 1500 euro, se fosse antico varrebbe, questo sarebbe il suo prezzo, vale 200 euro. Quindi siamo in presenza comunque di un mobile che ci permette di riflettere sul mercato dell'antiquariato. Nella villa abbiamo comprato anche questo fratino, sempre gamba all'ira, sempre minimalismo e funzionalismo, quindi sempre siamo in Toscana oppure in Umbria, e sempre lo stile è quello tardo barocco del 600. Ma di che epoca è questo fratino? Questo fratino è stato fatto nell'800, quindi è una tarda riproduzione, però non è un falso. Cioè nasce nell'800, è stato fatto in stile, però non è stato fatto con elementi presi da altri mobili per ingannare, è stato fatto con del noce che è stato scurito, però nasce così, quindi non è un falso, è un mobile in stile ed è una cosa molto diversa. Vi voglio far vedere come quelle incongruenze, quelle anomalie che abbiamo notato su quello scrittoio qui non ci sono. Ci sono due belle tavole grandi, il colore è un po' diverso, ma perché semplicemente nella bottega di un falegname ci possono essere dei noci provenienti da alberi diversi, del tavolo in noce provenienti da alberi diversi, però non ci sono tarli lunghi, non ci sono segni di vecchi chiodi messi magari perché era il piano di una cassapanca o un'anta di un armadio, non ci sono serrature, ci sono dei bellissimi tagli fatti con una sega a mano, vedete questi tagli, immaginate la sega a mano, è tutto in noce. Anche qui non c'è nessun tipo di anomalia, ci sono i buchetti dei tarli che ci devono sempre stare in un mobile antico in noce, però non ci sono altre strane cicatrici. Quindi l'incasso di queste traverse è uno solo. Immaginate tante volte i falsi magari i piedi sono stati riappiccicati su una tavola che proviene da altri mobili, e quindi qui magari ci sono dei buchi, delle vecchie serrature, dei chiodi, magari erano le due ante di un armadio e quindi ci sono i buchi dei pomelli. Questo invece è perfetto. Quindi un mobile che nasce nell'800 in stile sì seicentesco. Anche questi, vedete, tante volte queste tavole di questi fratini sono state tagliate perché il fratino era più grande. Vedete che qui non c'è un taglio fresco, questo è palesemente il taglio che è stato fatto quando è stato fatto il tavolo. Quindi non ci sono incongruenze. Un tavolo molto carino, che mi sembra che costi 900 euro o qualcosa del genere. L'abbiamo pagato di meno, ma ci sono le spese del trasporto che ci uccidono. E quindi niente, anche oggi abbiamo parlato un po' di antiquariato, spero che il video sia stato interessante. Se volete seguirmi anche su TikTok, il profilo si chiama Gianluca Scribbano, facciamo degli short brevi solo per TikTok, perché TikTok richiede un altro formato, la musichetta, un ritmo diverso, comunque possono essere interessanti, andate, seguitemi anche lì se volete, se no, no. Grazie a tutti e un saluto a tutti, scusate l'assenza dello scribanello, però non ho comprato nulla di firmato, quindi non ho nulla da proporvi come indovinello. Ciao, a presto! Posso? Fuori dalla busta? Meglio? Sì. Com'è che non si chiude? Scusate, tocca. Che mi tocca?
Allora, vediamo un mobile bar da viaggio. Siamo nel periodo prima metà del XX secolo. Lei dove l'ha comprato? Non lo so, ho comprato un usato che ci ha regalato. Non so che dirla. È probabilmente inglese, in radica di noce, 1930 circa. Non capisco perché non si chiude. Era chiuso, era, ma adesso mi ricordo di preciso. Tocca un bicchiere, tocca perché è girata. Tocca qua il bicchiere. Ok, tocca il bicchiere, ma probabilmente non riesco a capire perché. Cioè lei l'ha portato che era chiuso? Certo. Eccolo, a posto. Quanto voleva realizzare? Non so quanto era fattibile. Allora, questa è una cosa che in ottime condizioni, in perfette condizioni, si può vendere sui massimo 250 euro. 250 Sì. euro. Però è molto rovinato, quindi Praticamente si sta seccando tutto quanto, si sta seccando. non lo so, è una cosa che dovrei pagare. Il problema è il restauro, che costa molto di più del suo valore il restauro. Il restauro non c'è problema, perché volendo lo potrei fare anche io. Allora, magari lo fa e poi me lo riporta restaurato, perché questo è un restauro in realtà molto impegnativo. Io Sì, ho fatto qualcosa io. se è fatto falegnami, insomma, non è se è fatto a regola d'arte, l'oggetto lo posso pagare intorno ai 150 per venderlo a 250. In queste condizioni lo pagherei 50 euro. Quindi se lei vuole se lo restaura, oppure se lo può vendere anche da solo. Però insomma non sono oggetti che si vendono più a cifre, a chissà che cifra. Il mercato perché vostro è finito questo qui, insomma. sì, è un mercato che è abbastanza, non è finito perché Però stiamo ancora qua, però è crollato. Cioè, non è che ci sia tutta questa gente che va in giro e dice oggi mi compro un bel mobile bar degli anni 30 inglese, insomma. No, ma tutto quanto però. Ha delle cose sotto. Sì, ma io di questi sono stato importatore dall'Inghilterra, ne ho comprati e ne ho venduti, non dico a centinaia, ma forse ne avrò venduti 50 in tutta la mia carriera. Sono belli, sono mobili affascinanti. Non ci capisce, purtroppo ormai dentro casa un pezzo d'antiquariato non ce l'ha più nessuno. E poi questo comunque, se lei è un restauratore, il mio consiglio è di metterci le mani, se lo fa un po' tutti i giorni, se lo restaura, perché così è invendibile. Va bene? Certo, che 50 euro muovono da casa. Dai, è comprensibile, d'accordo? Solamente quello lì è cosa, capito? Non è che io se c'aveva un valore, allora uno ci pensa. Vi ho detto, se è perfetto vale 150-175. In queste condizioni dubito che qualcuno le offra più di 50 euro, però mi posso pure sbagliare. Certo. In ogni caso la ringrazio. Arrivederla. Ecco qui. Sono sempre i ritrovamenti di mio nipote. Sì, allora questi sono dei dignitari, sono carini, però non sono antichi. Cina, assolutamente Cina, però siamo abbondantemente nel XX secolo. Sì, questi sono stati chiusi in un mobile che non si apriva dal 63. Saranno del 62. Quindi diciamo sono cose non di antiquariato, sono simpatici. Lei vuole sapere quanto li posso pagare? Sì. Non so, lì sale il mio 30 euro. 30 euro. Non sono cose di antiquariato che possiamo pagare bene come ho fatto per le altre cose che le ho comprato, sono cose soltanto che hanno un valore decorativo. Vabbè, 30 euro. Certo, immagino, non c'è problema. Sì, e così le proteggio. Allora, ci sono cose delicate? Porcellane, vedo? Sì, sì, esatto. Sono cose di sua proprietà? Sì, sono cose
diciamo di famiglia. Ok. E le voleva vendere o solo avere una valutazione? Una valutazione che eventualmente insomma vediamo un attimino. Ok, questo è un elefante in bronzo. Sì. Vediamo cos'altro c'è. Vedo delle porcellane. Ok, questo è giapponese. Mia nonna, non è uguale, Sì, questa è una insomma. riproduzione. Qui siamo in Cina. Lei mi autorizza a fare delle riprese e pubblicarle sui miei social? Ok. Ok, non vedo nient'altro. Allora, questa è una cosa interessante, la vediamo subito. Sa sua nonna dove le comprava queste cose? Dagli antiquari, cose che diciamo provano in periodi diversi. Ok, lei ha un'idea di quanto vuole realizzare? No, sinceramente no. Ok, allora, questa qui è una copia, è una cosa che vale 10 euro. Questo qua è un bel bronzo, cioè è brutto in realtà, è un brutto bronzo firmato da un grandissimo scultore, Bugatti, però le assicuro al 100% non è lui, ne ho già visto un altro molto molto simile durante la mia carriera antiquaria, è un falso e non sono interessato. Questo è un portamedicine, un porta tabacco, lo usavano i giapponesi, lo attaccavano al kimono così, si chiama Inro mi sembra, è un decoro che molto carino, all'H, in genere li facevano nel periodo Edo, però questo è più tardo, periodo Meiji, non è mai stato usato, probabilmente è stato fatto più per export, per collezionismo, è arrivato in Europa già 100-150 anni fa. Ora, allora, questa è una cosa che io ne ho comprati e venduti tantissimi, li compravo a Londra, quasi tutti nel mercato di Portobello, qui c'erano tanti collezionisti, ora i collezionisti li vogliono vendere oppure come nel caso suo magari vogliono sapere quanto valgono. Questa è una cosa che oggi come oggi non pagherei più di 400 euro. Questo è antico, è bello, è molto bello. La decorazione si chiama Guangzhou, che è un decoro che nasce 1000 anni fa nella dinastia Song. Questi possono essere molto antichi, però questa è una riproduzione, è fatto però nel 700. Il colore blu è molto inusuale, in genere sono verdi, sono decoro Celadon, quel verde che imita le giade, sono piuttosto comuni, noi li compriamo e li vendiamo a 300-400 euro. Questo è blu e quindi è più raro, però ha questi due problemini qui. È un vaso che però se me lo vuole vendere sono contento di acquistare. Questo non è una rottura, se lo vuole vendere le posso offrire 1800 euro. 400, 1800, questi 10 euro l'uno se vuole, ma non sono cose che mi interessano. Guardi, non si può fare perché è rotto, cioè non è rotto, ci sono delle cadute sullo smalto. Questo crackle è assolutamente normale, anzi è un pregio. Loro lo facevano, lo ottenevano a diverse cotture in forni diversi, a temperature diverse, è uno dei più belli che abbia mai visto, veramente bello questo crackle, però c'è questo problema, quindi non posso assolutamente pagarlo di più. È un'ottima offerta e le posso dire, se gira tutta Roma è difficile che le diano di più. Io sono un collezionista di queste cose, oltre che un commerciante. Se va bene mi deve dare documento e codice fiscale e le faccio il bonifico, d'accordo? Grazie mille, grazie.